Ma se vendo un prodotto, devo necessariamente essere presente su Amazon? Questa è una domanda che ci fanno molto spesso, la cui risposta è ovviamente dipende. Già, e ovviamente dipende da cosa ci dicono i dati. Ciao, siamo Giovanni e Caterina della Central Marketing Intelligence e il nostro obiettivo è aiutare le aziende a fare chiarezza grazie ai dati. In questo video scopriamo, appunto grazie ai dati, come puoi capire se Amazon faccia per te o meno. E alla fine capirai anche come mai non può essere il tuo unico punto di riferimento. Ma prima, se non l'hai già fatto, iscriviti al nostro canale YouTube, attiva la campanella per non perderti i prossimi video. Hai mai comprato su Amazon? Se non l'hai mai fatto, sappi che sei uno degli ultimi rimasti. Infatti, secondo una ricerca del 2022, solo il 4% degli italiani sopra i 18 anni non ha mai comprato da Amazon nemmeno una volta. Già, e del 96% degli italiani che invece hanno effettuato almeno un acquisto, pensa che il 74% afferma di iniziare proprio da Amazon quando deve cercare un nuovo prodotto o servizio da acquistare. In pratica i consumatori non partono più solo da Google o dal sito del brand, ma iniziano il loro percorso d'acquisto direttamente sul marketplace. Questo, per te che ci segui, significa che non è più valido solo il detto "se non sei su Google non esisti", perché ora rischi di non esistere anche se non sei presente su Amazon. Ma in quali casi ciò è particolarmente vero? Per capirlo devi rispondere a 3 domande chiave, trovando i dati che ti permettano di avere chiara la situazione. La prima domanda a cui trovare risposta è: quanto la categoria di prodotti che vendi è già ben definita nella mente delle persone e quanto soprattutto sono abituate a cercarla partendo direttamente da Amazon per acquistarli. Per scoprirlo devi analizzare quante sono, in valore assoluto, le ricerche al mese su Amazon in merito al prodotto che vuoi vendere. Con i software dedicati si possono stimare le ricerche proprio come avviene per le ricerche su Google, di cui abbiamo parlato in moltissimi video. Se il volume è molto basso, allora la domanda su Amazon è ancora da sviluppare, quindi va valutato nel tuo caso specifico se è prioritario essere presente in questa fase. Al contrario, se individui migliaia di ricerche che sono in crescita, questo significa che ci sono già migliaia di potenziali clienti pronti a cliccare sul pulsante acquista ora. La seconda domanda guarda quindi alla concorrenza. Quanti sono i prodotti venduti nella stessa categoria e soprattutto quali risultati ottengono? Già, devi analizzare quanti sono i prodotti simili che sono già in vendita su Amazon e devi stimare quanto questi vendono ogni mese in media. Se i risultati ovviamente sono molto bassi, questo può significare che i clienti non sono poi interessati a finalizzare gli acquisti. Mentre se i dati di vendita invece sono positivi e quindi in crescita nel tempo, allora significa che potenzialmente c'è un mercato. A questo punto devi capire se ha senso entrare adesso nel tuo caso specifico. Nell'analizzare i concorrenti devi guardare anche quante recensioni hanno e soprattutto ovviamente con quale punteggio, perché iniziando oggi in un'arena competitiva in cui gli altri sono molto avanti con centinaia se non migliaia di recensioni, emergere può essere molto difficile. Come terza domanda devi quindi chiederti: è davvero sostenibile vendere il mio prodotto su Amazon? Perché devi sapere che dall'analisi dei dati potresti anche scoprire che non è per nulla conveniente e potresti persino andarci in perdita. Già, e qui facciamo un piccolo passo indietro perché devi capire molto bene come si vende su Amazon. Per farla breve ci sono 2 macro modalità: Amazon Vendor o Amazon Seller. Nel caso di Amazon Vendor sei tu che vendi direttamente i tuoi prodotti ad Amazon, che poi si occuperà di rivenderli ai clienti finali. Questa modalità però non è sempre possibile, infatti devi essere invitato da Amazon. Ovvio che stanno cambiando tante cose in questi giorni e in questa modalità Amazon prediliga acquistare direttamente dal brand a discapito dei rivenditori. Se hai sentito le notizie recenti, Amazon sta disintermediando e chiude i contratti vendor con vari distributori anche storici per lavorare direttamente con i produttori e invita i distributori a diventare seller provando a vendere direttamente al cliente finale. Infatti l'altra modalità, l'Amazon Seller, è quella più diffusa, quella più comune. In questo caso i prodotti in vendita su Amazon sono ancora di proprietà del seller, che quindi fattura solo in caso di acquisto da parte dei clienti finali. Se la logistica è gestita direttamente da Amazon si parla di modalità FBA, cioè Fulfilled by Amazon. Di fatto sono tutti quei prodotti che rientrano nel servizio Prime. Eh sì, ma per la gestione del magazzino e della spedizione Amazon trattiene una fee.
detta appunto FBA fee. Per capire se vendere su Amazon sia sostenibile, devi quindi prima capire quanto vale questa fee, che dipende dal peso, dai volumi e dal valore dei prodotti. Pensa che a volte la fee è così elevata da essere persino superiore al prezzo di vendita. Ad esempio succede nel settore delle marmellate o dei detersivi liquidi. Quindi se hai un prodotto di questo genere e iniziassi a vendere in questa modalità, per ogni prodotto venduto andresti sicuramente in perdita rispetto a quanto fatturi. Nel caso del seller esiste anche un'altra modalità, detta seller MFN, Merchant Fulfilled, nel caso in cui il venditore gestisca da solo magazzino e spedizione. Non c'è quindi la FBA fee, ma non è detto che gestendo autonomamente la logistica, quindi inviando prodotti a singoli consumatori, si riesca a spendere così tanto meno. Bisogna ovviamente valutare i costi di organizzarsi in modo autonomo. Insomma, per capire se sia vero che devi essere su Amazon, è necessario trovare i dati per rispondere almeno a queste 3 domande chiave. Ovviamente poi ce ne sono tante altre. Ad esempio, ti potresti permettere di pagare le pubblicità, quindi le ads, per essere davvero visibile all'interno del marketplace? E anche se la risposta a tutte le domande fosse affermativa e decidessi di vendere su Amazon, ricorda che 1 è il numero peggiore del business. Quindi non puoi basare tutti i tuoi risultati di vendita solo su una piattaforma che può cambiare le condizioni senza preavviso e mettere a rischio il tuo intero business. Se ti è piaciuto questo video e vuoi essere sempre certo di fare la scelta giusta attraverso i dati e capire come vendere i tuoi prodotti online, allora seguici sui nostri social, iscriviti al nostro canale YouTube e se vuoi parlare direttamente con noi, clicca sul link qui sotto in descrizione per richiedere una consulenza gratuita. E nel frattempo ricorda, think big data.